canne. Buongiorno ragazzi, oggi realizzo un sogno che ho veramente da tutta la vita. Infatti siamo a pescare sul lago di Annone, anche noto come lago di Ugiono, che è da sempre una riserva super esclusiva. Infatti i diritti di pesca di questo lago sono proprietà di una famiglia fin dagli anni 40 e questa famiglia ha deciso di gestirli in maniera appunto super esclusiva, dando la possibilità a pochissime persone di venirci a pescare. Le stesse persone che diventavano soci di questa riserva potevano pescare un solo giorno alla settimana, quindi capite che appunto qui c'è una pressione di pesca veramente bassissima che ha consentito negli anni una tutela del lago e dei pesci senza pari, cosa che gli altri laghi non hanno. Se volete venire a pescare anche voi qua, noleggiare le loro barche, quindi farvi la giornata di pesca singola, trovate tutto in descrizione per poter venire appunto. Allora, visto che siamo in periodo di chiusura del luccio, ma il bus è ancora aperto e siamo nel prefrega del bus, l'idea è quella di strutturare appunto la pesca su questo lago in un paio di video. Oggi pescheremo il bus e poi torneremo tra un paio di settimane e proveremo a pescare il luccio. Quindi per l'occasione ho portato sicuramente canna da jig, spinnerbait, vediamo se riusciamo a trovare qualche pesce un po' più attivo, casco di ricerca, la soft jerk da usare magari zone un po' più sporche sulle cover o quant'altro, finesse che non può mancare, un vermino da 4 pollici, questo è un senko da 4, una canna da swim bait che adesso andrò a scegliere. Per l'occasione sto sfoggiando anche il mio nuovo barchino, che è microscopico ma altamente tecnologico, è totalmente elettrico, è una 3,60 m x 1,40 m, quindi in due già dobbiamo fare un po' fatica, cioè fare attenzione a come ci muoviamo, però per questo lago è perfetto. Comunque non è un lago piccolo, perché è un lago, mi pare che ha una superficie di circa 6 km², quindi più o meno di dimensione come il lago di Pusiano, che tra l'altro è qui a pochi chilometri, infatti siamo in Brianza. Come swim bait, allora ne tiro fuori un paio, sicuramente una Tiny Clash con una transfer tail come coda, un paio di burno della Veu, che di solito su pesci poco attivi e in queste acque ancora fredde dicono la loro. Sembra che siamo a marzo, ma in realtà ragazzi siamo ad aprile. Quest'anno il clima è veramente assurdo e stiamo veramente facendo fatica a trovare le giornate giuste per andare a pescare, perché c'è un continuo cambio tra un giorno e l'altro e quindi un'instabilità totale, che poi è quello che fa male ai pesci, che li rende apatici. Bello! Voilà. Wow. Beh ragazzi, diciamo che siamo partiti bene. Primi lanci e subito abbiamo un bel petardone. Mangiato a jig da mezzoncia a canneto. Abbiamo preso, guardate, con il twin pot della Veu, un'esca che in questo inizio stagione sto utilizzando molto e sta funzionando veramente bene.
Adesso ragazzi vi faccio vedere una roba pazzesca, dove siamo arrivati veramente con la tecnologia. Infatti grazie a questo strumento chiamato bilancia, che sembra che in pochissimi conoscono, possiamo vedere il peso reale dei pesci senza sparare cazzate e sparando pesi a cazzo. Infatti basterà attaccare il pesce a questa bilancia e dovremmo poter vedere il suo peso reale. Ragazzi, abbiamo un 3 kg e 100 più o meno, adesso non riesco più a vedere. 3 kg e 0,60. Diciamo che come primi lanci non ci possiamo cazzo lamentare. È un uovo di Pasqua, perché abbiamo un pesce da 52 cm che pesa 3,60 kg. Farà un sacco di uova. Beh ragazzi, direi che abbiamo iniziato bene, porca puttana. Partire con un pesce da 3 kg subito così è qualcosa che non capita tutti i giorni. Adesso possono verificarsi due cose: o abbiamo davanti una giornata proficua e quindi ci possiamo divertire, oppure può essere la classica partenza a razzo che finisce a cazzo e quindi non prendiamo più niente. Però devo dire che comunque quando prendi un pesce da 3 kg la giornata è comunque andata bene. Rinneschiamo il nostro trailer. E voilà, il nostro jig da mezzoncia con il twin pot. Un'altra cosa che vi consiglio sempre di fare dopo ogni cattura è quella di andare a rifare il nodo scartando i primi centimetri, perché soprattutto con i pesci grossi capita spesso che appunto il sistema pescante vicino all'amo sia danneggiato e sulla ferrata successiva possiamo avere spiacevoli sorprese. Ciao. Un altro grosso. Chi ben comincia è a metà dell'opera, si dice. Sempre twin pot, jig da mezzoncia, 2 kg 3,90. La faccia d'un cazzo. Ciao bello. Ma lui non pesca neanche. Porco Dio, l'hai visto? Eccolo. Basta, un altro. Bello ragazzi, un altro pesce. Ci sono 5 gradi, sta piovendo, però sembrano le condizioni ideali perché loro sono veramente scatenati. Ciao bello. Scusa. Cioè se tu metti 7,7 kg. Guardalo, guardalo. No! Guardalo, ce l'ho dietro. Ah, è un luccio. Meno male, meno male. Guardalo, guardalo che viene sotto. È un luccetto. Lo vedi?
Stiamo pescando in questa zona con questo cannetto fluttuante, quindi sotto al cannetto c'è proprio un vero e proprio habitat, c'è tanto spazio, c'è poca profondità perché stiamo parlando di 90 cm, che lì saranno anche meno, però proprio è un habitat, infatti i pesci là sotto ci stanno e come. Siamo arrivati in questo canale in fondo al lago e praticamente quelle là che potete intravedere sono le paratie che regolano il livello del lago, e appunto quel canale collega questo, appunto, il lago di Annone con il lago di Como. Ciao! Madonna, che mangiata! Altro pesce grosso. Un altro martello, ragazzi. Sì. Grande Matte. Bella top. Anche come è uscito. L'hai visto? Questa volta Zelus Cro su jig da mezzoncia. C'ha una pancia assurda. È uscito come... L'hai visto, Matte? Pazzesco. 20 cm d'acqua. Guardate che pesce. Secondo me passiamo i 3 kg. Dici? 3 kg e 100. Beh ragazzi, giornatina oggi. Guardiamolo un'ultima volta, ragazzi, guardate che pesce assurdo. Cioè, un mostro. Pesci da 3 kg oggi possono sembrare che siano la normalità, ma vi assicuro che non lo sono assolutamente, cioè se ne prendono veramente pochissimi, sono qualcosa di eccezionale. Guardate che spessore. Ciao ciao! Non so cosa dire, ragazzi, perché oggi abbiamo preso, siamo a 10,8 kg di pesata con 4 pesci. Abbiamo preso un pesce da 3,060 kg, 2,4 kg, 2,3 kg, adesso vado a memoria, e questo qui che era 3,1 kg. Una roba che non mi è mai capitata nella vita. Poi prendere 2 over 3 kg nella stessa giornata è una roba che capita veramente poche volte nella vita, se ti capita, e è veramente impressionante. Tra l'altro questo lago è un lago con pesci veri, non è mai stato immesso un singolo bass in 100 anni. Entriamo in sport mode, ragazzi, tenetevi. Ci stiamo spostando velocemente per provare un po' a sondare altre zone. Questo lago è molto particolare perché quello che abbiamo pescato è il bacino grande e poi c'è un bacino più piccolo. Questo è il canale che collega le due parti e praticamente in questo lago più piccolo c'è tutto un tratto in fondo gestito dalla FIPSAS. Twin pot, jig da mezzoncia, colorazione blu e nera, colorazione ottima proprio per questo clima coperto, nuvolo, acqua un po' scura, perfetto.
Ho pescato anche tanta swim bait, però sembra proprio che oggi i pesci siano posizionati proprio sotto le strutture e di fatto non ho avuto alcun tipo di riscontro. Invece la pesca a jig gli entra proprio in casa e sicuramente è quella da preferire in una condizione del genere. Altro martello, altro pesce da 3 kg. Oh, questo è il più grosso forse. Di che cazzo stiamo parlando, scusa, non ho capito. Ma come cazzo è? Cioè, non lo so se è il più... no, forse non è il più grosso, ma è un altro pesce sopra i 2,5. Adesso sembra scontato, sembra una giornata fenomenale, ma eravamo indecisi se venire o meno, proprio perché c'è una temperatura bassissima e l'acqua si è abbassata veramente di tanto. Qui abbiamo twin pot, blu e nero. Vediamo. Temo sia 3 kg. Temi? Temo di sì. Non sarei pronto a aver preso il terzo 3 kg in una giornata. Per un pelo, Matte. 2,9? Porca puttana. 2 kg 9,10. Molto male. Abbiamo abbassato lo standard di oggi. Guardate che pesce, ragazzi, assurdo. Il terzo pesce praticamente da 3 kg in una giornata, ma di che cazzo parliamo? Assurdo. Woohoo! Ragazzi, allora abbiamo preso la calcolatrice per fare un rapido conto della nostra quota odierna, quindi 3,60 kg più 2,3 kg, lasciamo stare le virgole, 2,4 kg, poi 3,1 kg e questo qui 2,9 kg. Siamo a 13 kg 7,60 con 5 pesci. Una quota discreta, direi. E secondo me la si può migliorare. È che arrivati a questo punto, avendo preso 5 pesci del genere, praticamente 3 pesci da 3 kg, non è mai capitata una roba del genere. Io sono veramente appagato, per cui la carogna che avevo prima e la voglia di pescare, cioè per l'amor di Dio è assurdo, sono contentissimo, ma io sono appagato, per cui difficilmente continuerò, diciamo, con la stessa costanza di prima, per cui direi che siamo soddisfatti e adesso pescheremo ancora un po', però non aspettatevi grandi cose. Vediamo cosa ci riserva il futuro. Ce l'ho. Ghilomba di sostanza. Questo ci abbassa un po' la media, Matte. Ce n'è. Oggi vogliono il jig e ci sta tutto perché fa molto freddo e sono pesci che sono proprio in questa condizione. Solito twin pot. Ah, Rugge, ti mando l'IBAN per il bonifico, va bene?
questo pesce non ci serve per la nostra quota, lo scartiamo. Ciao bello. Pazzesco, veramente pazzesco. Niente ragazzi, siamo arrivati al termine di questa pescata epica, spero abbiate potuto apprezzare quanto è successo. Alla fine sono usciti 7 pesci, uno l'ha preso Matte a telecamere spente, un altro pesce da 2,4 kg e per un totale di 7 pesci, il più piccolo 2,2 kg, quindi qualcosa veramente di eccezionale. Ribadisco che se volete venire a pescare in questo lago trovate tutto in descrizione. Grazie infinite per averci seguito, iscrivetevi, commentate, mettete un like, attivate le campanelle delle notifiche e non perdete il prossimo video dove saremo sempre qua, però verremo a pescare i lucci. Quindi a prestissimo.